Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video di oggi, quindi restate con noi fino alla fine. Prima di cominciare, ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividere il video, è il modo migliore per sostenere il nostro lavoro e non perdere gli aggiornamenti più caldi dal mondo dello spettacolo. Grazie di cuore. Nelle ultime ore, mentre l'eco delle notizie dal mondo dello showbiz non accenna a diminuire, la sfera privata di due volti amatissimi, Gökberk Demirci e Özge Yağız, è finita al centro del ciclone. Secondo quanto trapelato, dopo un funerale recente che ha toccato profondamente la famiglia, Gökberk si sarebbe trasferito per un periodo a casa di Özge. Una scelta che ha colto di sorpresa i fan e ha acceso i riflettori dei media su ogni loro gesto, parola e silenzio. Gli insider parlano di giorni duri e notti insonni per Gökberk, travolto da un'ondata di emozioni che lo ha lasciato senza forze. Stando alle fonti, la decisione di stare sotto lo stesso tetto di Özge sarebbe nata dal bisogno di calore umano, di ascolto, di un porto sicuro dove potersi fermare, respirare e ricominciare a parlare. C'è chi racconta di pomeriggi in cui lui rimaneva in disparte, occhi bassi e voce rotta, e di lei che, discreta, gli sistemava una tazza di tè sul tavolo e non chiedeva niente, se non di restare vicino. L'idea che Gökberk abbia trovato rifugio nella casa di Özge, tra libri, piante e coperte di lana, è diventata in fretta il racconto preferito dei social, dove le interpretazioni si sono divise. Per alcuni è un gesto di affetto amichevole tra due persone che si stimano e si capiscono al primo sguardo, per altri, invece, è una scintilla che potrebbe riaccendere un capitolo sentimentale che molti credevano chiuso per sempre. E al centro di tutto, una frase che, a quanto pare, Gökberk avrebbe confidato alla sua cerchia più stretta: sto attraversando un momento molto difficile, e avere Özge al mio fianco mi dà forza. Parole semplici, piene, che hanno il peso di chi sta cercando di rimettere in ordine i pensieri dopo un lutto che rimescola ogni priorità. Mentre la voce si è sparsa, i follower hanno preso d'assalto i commenti sotto le vecchie foto di coppia, rileggendo sorrisi e abbracci con la lente della nostalgia e dell'attesa. E non sono mancati gli indizi letti tra le righe, una canzone malinconica nelle storie, un tag non taggato, una foto di un tramonto postata a pochi minuti di distanza. Si parla già di un nuovo inizio per lui, un capitolo in cui la presenza di lei diventa non solo una spalla su cui appoggiarsi, ma il ritmo quotidiano, il respiro di una casa che per un po' diventa anche la sua. Le ore trascorse insieme, raccontano, avrebbero riportato una calma che a Gökberk mancava da tempo, colazioni in silenzio, passeggiate brevi e sguardi lunghi, un modo gentile di restituire pace al cuore. Certo, non tutti leggono questa vicinanza allo stesso modo. Ci sono fan che vedono in Özge la confidente che ti prende per mano nei corridoi di una giornata difficile e ti riporta alla luce, e altri che, più romanticamente, sono pronti a giurare che un sentimento non scompare, ma si mette in pausa e aspetta il suo momento per tornare. Le voci si moltiplicano, e i giornali di gossip già annunciano che nei prossimi giorni sarà impossibile non trovarli sulle prime pagine. Tra le indiscrezioni più ripetute c'è quella che descrive Gökberk come svuotato ma determinato, e Özge come la calma dopo la tempesta. Ha bisogno di normalità, avrebbe detto una persona che li conosce entrambi, e a casa di Özge ha trovato una quotidianità che lo fa sentire intero. Non è un caso che questa storia abbia preso il volo proprio adesso, mentre i due mantengono un profilo pubblico misurato, senza proclami, senza troppa esposizione, con quella riservatezza che li ha sempre contraddistinti. In molti ricordano come, nonostante gli alti e bassi personali, abbiano sempre saputo proteggere ciò che per loro contava davvero. Ed ecco un altro dettaglio che ha alimentato il fuoco: nelle chat dei fan è circolata la voce che, dopo le prime notti trascorse da lei, qualcuno avrebbe visto valigie leggere e una custodia di chitarra vicino all'ingresso, piccoli segni di un trasferimento provvisorio, forse, o soltanto di un andirivieni dettato dall'urgenza di non restare soli. Eppure, a scompaginare tutto, è arrivata anche una versione alternativa. Secondo una fonte differente, sarebbe stata Özge, in un secondo momento, a fermarsi a casa di Gökberk per qualche giorno, quando le attenzioni intorno a loro sono diventate troppo insistenti. La cronaca del cuore, si sa, è fatta anche di contraddizioni. In questo gioco di specchi, ciò che conta non è quale porta si sia chiusa la sera,
ma il fatto che abbiano scelto di affrontare il buio uno di fianco all'altra. Nel frattempo, alcuni amici raccontano di come lei gli abbia ricordato di dormire, mangiare, camminare. Piccole cose, avrebbe detto lui, ma adesso sono montagne. E quando la pressione dei media è salita, pare che abbiano deciso di spegnere i telefoni, concedendosi ore senza notifiche, tra film visti a metà e parole sussurrate in cucina. Chi li conosce insiste su un punto: non si tratta di una mossa calcolata, né di un copione da tabloid. Sarebbe, piuttosto, la verità di due persone che si sono volute bene e che, di fronte alla perdita, ritrovano un linguaggio familiare, un modo concreto di esserci. E le immagini, reali o soltanto immaginate, hanno fatto il resto. Un'immagine di loro a distanza di pochi passi, cappuccio alzato, tazze fumanti, e quell'aria di casa che nessuno scatto rubato può davvero spiegare. Intanto, i social restano un ring. C'è chi chiede rispetto, chi invoca spiegazioni, chi pretende definizioni nette. Ma la realtà è che, al di là delle etichette, ciò che colpisce è la delicatezza di una vicinanza che sembra rimettere ordine nel caos. Sto attraversando un momento molto difficile, avrebbe ripetuto Gökberk agli amici, e sapere che Özge è qui mi dà il coraggio di alzarmi al mattino. Parole che, raccontate così, diventano quasi un manifesto di guarigione lenta. Non stupisce che si cominci a parlare di nuovo capitolo. C'è chi sostiene che rivedersi ogni giorno, condividere il silenzio e la fatica, abbia spalancato una porta sul domani, programmini semplici, una lista della spesa scritta a 4 mani, la cucina che profuma di spezie, una finestra che si apre su una strada qualunque. La serenità ritrovata, anche solo a tratti, avrebbe permesso a lui di rifiatare e a lei di prendersi cura senza invadere. I tabloid, intanto, preparano titoli che scivolano tra il sussurro e il clamore. C'è chi giura che li vedremo presto insieme ad un evento, chi parla di un'uscita a cena, chi, più malizioso, dà per certo che sia già tutto deciso. In mezzo a questa tempesta, una cosa è chiara: i fan aspettano parole ufficiali. Un comunicato congiunto o anche solo un accenno, un ringraziamento, una frase che metta in fila i fatti. Fino ad allora, ogni gesto diventa una traccia, un like lasciato e poi tolto, un tag non corrisposto, una foto dal balcone che qualcuno crede di riconoscere. Eppure, dietro l'ansia di sapere, c'è una storia fatta di carezze invisibili. Alcuni giurano di averli visti camminare piano, uno di fianco all'altra, senza sfiorarsi davvero, eppure profondamente insieme. Altri descrivono risate timide che spezzano la tensione, come se il dolore avesse insegnato loro l'arte del poco, del sommesso, del necessario. Non è da escludere che, nei prossimi giorni, possano arrivare parole più chiare. Ma la sensazione è che, qualunque cosa dicano, quello che davvero conta sia ciò che sta accadendo lontano dai riflettori. Un equilibrio fragile che si costruisce con attenzione, con la pazienza di chi sa aspettare e la gentilezza di chi non pretende. E poi ci sono le foto intime di cui si mormora, scatti che non mostrano nulla di compromettente, ma raccontano il tempo condiviso, un mazzo di fiori sul tavolo, un libro appoggiato sul divano accanto a 2 tazze. Dettagli che, nel linguaggio del gossip, diventano capitoli interi. Le prossime ore saranno decisive? Forse sì, forse no di certo. Lo spazio che si sono concessi ha già cambiato i contorni della loro quotidianità. Gökberk, al fianco di Özge, sembra ritrovare quella compostezza che lo contraddistingue, uno stile sobrio che gli permette di abbassare la testa e ascoltare ciò che prova davvero. Lei, con la sua calma misurata, diventa il filo che ricuce, il ritmo che rallenta, la casa che accoglie. Il resto lo farà il tempo. Per ora, sappiamo che il dolore si affronta meglio quando non si è soli, e che certe presenze parlano più di qualsiasi dichiarazione. Se davvero questo è l'inizio di un nuovo capitolo, lo scopriremo strada facendo, passo dopo passo, senza fretta. E forse, quando arriverà il momento, saranno proprio loro a raccontarcelo, con le parole giuste, senza rumore, come hanno sempre fatto. E con questo arriviamo alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e condividete il video con chi ama seguire le storie che contano davvero. A presto, qui su Celebrita dalla Turchia.